Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video refill. Allora, anche in questo video comincio dall'applicazione della base. Ho già rimosso, abbassato il vecchio prodotto, preparato l'unghia naturale, eccetera, eccetera. Quindi sto andando con una base rubber. L'elenco di tutti i prodotti, link ai prodotti ve lo lascio giù nell'info box, quindi se volete dopo andateci a dare un'occhiata. E quindi metto la base rubber, la utilizzo come base e poi vado in lampada. Sulla base rubber, in questo dito, nell'anulare di tutte e due le mani, vado direttamente con il colore. Questo è un gel color di Moda Unghie, il colore Velvet, è bellissimissimissimo, questo colore è spaziale. Vado direttamente con il colore perché poi praticamente ci vado a mettere sopra le mie foglioline e poi andrò ad incapsulare le foglioline e a terminare allo stesso tempo la struttura. Quindi qui ho fatto uno strato di base con la base rubber leggermente più spesso, in modo che mi crea uno spessore. Quando al prossimo refill vado ad abbassare, a togliere, non arriverò all'unghia naturale perché ci sarà quello spessore della base rubber che mi sono fatta apposta. Prima di mandarla in lampada vado a mettere queste foglioline, insomma vado ad aggiungere queste foglioline, metto un pochino di glitterozzi, che poi è quello che ho nella mia mano sinistra, come vedete. Quindi lei è venuta, ha visto le mie unghie, ha detto no, che belle, fammi qualcosa del genere, e quindi stavo facendo il video di come realizzo le unghie che ho sulla mano sinistra. Comunque ve lo lascio qui in alto, nella i in alto a destra, sinistra, destra, che casino. Comunque c'è il video di quando mi realizzo quelle unghie. Adesso praticamente vi ho lasciato quasi tutto, mi sembra, sì, dell'applicazione sia della mano destra che della mano sinistra, di come faccio questa cosa. Qui sto utilizzando un Easy Builder di Michelle Nails. Questo è il Pink Natural, si chiama, della linea Easy Builder, e vado appunto a fare il mio riempimento come faccio sempre. Però siccome ho visto che questi refill, questi video un po' più dove lascio più parti, dove lascio più la vita reale, vi piacciono parecchio, allora ho pensato di mischiare un po', di fare un po' di video dove vi lascio tante cose, un po' di video dove ne lascio meno, insomma, così dovete per forza guardarli tutti, no? Mi pare giusto. Allora, va bene, ho fatto io sempre, come vi dico, i pollici li faccio sempre per primi, quindi faccio i pollici e mando in lampada e poi continuo con le 4 dita. Ovviamente l'anulare l'ho già fatto, quindi faccio solo 3 dita, anche perché poi andrò ad incapsulare appunto l'anulare.
Allora, come avete visto nella clip precedente, ho fatto tutte e tre le dita insieme ed era a velocità normale. Qui in quest'altra clip invece ho velocizzato un attimino. E comunque con questo gel, un refill su unghie medie, direi medio corte quasi, insomma, riesco a fare le quattro, anche le quattro dita insieme, perché comunque questo gel è a metà fra il tisto tropico e l'autolivellante. Con il calore delle dita della mano della persona comunque lui tende ad aggiustarsi, però se sto facendo, come in questo caso sto facendo un refill e su unghie non troppo lunghe, tranquillamente riesco a farle tutte e quattro insieme. Qui ripeto, ne sto facendo 3 ma ne faccio anche 4. Quindi vedete, mi aggiusto un attimino se vedo che si stava un pochino lasciando andare e poi mando in lampada. Sempre con un altro Easy Builder, questo è il Clear Violet. Come vi dicevo prima, vado ad incapsulare le mie foglioline e a terminare a crearmi la struttura, perché in realtà di struttura non ho fatto nulla, perché c'era la base rubber, il gel color e quindi devo farmi assolutamente la struttura. E quindi in questo modo mi vado a creare la mia nail art incapsulata in struttura, che sono quelle cose che mi piacciono tanto tanto, ve lo dico sempre. Sembrano un po' più lunghe da fare perché al momento di creare questa, diciamo, questa nail art, questo modo di farla sembra un po' più lungo, però è vero che quando abbiamo finito, dopo che ho limato, io praticamente ho finito, e quindi non voglio dire che è più veloce, ma alla fine il tempo è quello. E quindi va bene. Anche lui è un tisto tropico autolivellante, diciamo che non esiste, è a metà, un po' a metà fra le due cose, quindi anche lui, se aspetto troppo tempo e perdo troppo tempo, comunque lui poi tende ad autolivellarsi e a colare, giustamente, quindi dobbiamo capire un attimino come funzionano i prodotti. E quindi va bene, adesso mando in lampada e poi vado a limare come sempre tutta la mia struttura. Allora, dopo aver limato il bordo libero e ridato la forma e la lunghezza appunto del bordo libero, vado con la fresa ad eliminare eccessi di prodotto e ad uniformare la superficie. Come mi vedete fare sempre in tutti i video, utilizzo la mia punta extra fine per questa fase. Invece in fase di smontaggio utilizzo la media, che giustamente è più aggressiva e quindi toglie via più prodotto. Invece qui utilizzo l'extra fine proprio perché non mi serve di togliere troppo prodotto. Va bene, allora dopo aver fatto appunto la mia limatura, pulito, bafferato e tolta la benedettissima polvere da tutte le unghie, prima di andare a mettere il colore vado a dare una passatina leggera di primer acid free nel giro cuticole. Di nuovo sto utilizzando il color velvet, il velvet di prima, appunto di Moda Unghie. Faccio la doppia passata e poi mando in lampada. Però prima di mandare in lampada, qui si vede che c'era un peletto, qualche cosa, prima di mandare in lampada aggiungo qualche glitterozzo sul medio, però nella seconda passata. Quindi la prima passata va tutto in lampada e poi con la seconda aggiungo i glitterozzi.
Ok, allora eccoci qui con la seconda passata. Come avete potuto vedere, la prima passata poteva sembrare trasparente o poco coprente, ma comunque è preferibile sempre fare la prima passata un pochino più tirata e quindi insomma quello è il motivo. Poi vedete con la seconda passata diventa coprentissimo. Questi gel color di Moda Unghie, voi sapete che comunque mi piacciono moltissimo, sono belli cremosi, pastosi. A me viene da dire questa parola, pastosi, perché veramente sono dei grandi prodotti. Vedete, qui sembra che è un pochino trasparente o poco coprente, ma in realtà è perché è steso molto sottile. Con la seconda passata aggiungo anche un pochino di quantità, prendo un pochino più di prodotto sul pennello e comunque vado poi appunto a finire di creare il mio colore. Qui avevo sporcato e sono andata a pulire. Prima di andare in lampada, eccolo qua con la seconda passata, vado ad appoggiare sopra i miei glitterozzi in modo che affondino nel colore e quindi rimangono incapsulati nel colore. Questo passaggio l'ho fatto dopo, avrei potuto farlo prima come ho fatto con l'anulare, però le è venuto in mente dopo di dire ma perché non mi metti anche qualche altra cosa, e allora va bene, l'ho fatto in questo modo. Sto cercando di posizionare bene i glitterozzi perché appunto dopo andrò a mettere solo il sigillante sopra e sto cercando di appiattirli il più possibile in modo che non si sentano in rilievo poi sotto al dito quando uno si va a toccare, e quindi sto cercando di appiattirli per bene e di metterli bene in modo che poi non si sentano. E quindi ho finito, vado a sigillare. E per sigillare il medio, siccome appunto c'erano questi glitterozzi in superficie, possiamo dire, mi piace utilizzare un sigillante come questo. Questo è l'HD Extreme Shine HD di Michelle, che è molto denso, è bello denso e mi aiuta tantissimo a incapsulare in questo caso. Quindi faccio una sorta di spessore, faccio proprio sì uno spessore con questo sigillante in modo che non si sentano al tatto questi glitterozzi. E quindi niente, questo è già che sto usando quello, lo utilizzo per tutte le dita, non è che faccio cambio, insomma lo utilizzo per tutte le dita. E quindi questo è il video, scusate, c'è anche Gaia che si diverte. Questo è il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, che vi sia interessato. In alto a sinistra c'è il mio profilo Instagram, se vi va venite a seguirmi anche di là. Vi ringrazio tanto per stare qui con me sempre, per regalarmi il vostro like. Questo è il lavoro terminato, di nuovo spero che vi sia piaciuto, un bacio grande, ci vediamo in giro per i social e ciao!